Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la prima metà di marzo 2024. Amici del cancro, abbiamo il diavolo. Periodo probabilmente legato a qualche condizionamento, a qualche tipo di sensazione di oppressione, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle tarot pratiche del 2024 e alle previsioni del 2024. Ricordarvi inoltre che queste sono letture generali, ragazzi, possono riguardare come lavoro, come famiglia, come coppie. Io cercherò di dirvi qual è l'andamento generale a livello energetico, farò via via degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura alla vostra realtà. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per questi primi 15 giorni di marzo. Allora, partiamo da un appeso, da un re di bastoni, due di spade, asso di pentacoli, mondo, stella, ne manca una, andiamo a vedere, e cavaliere di pentacoli. Allora ragazzi, partiamo da questo appeso, come se ci fosse una sorta di energia un po' statica all'inizio del mese. Devo dire che quando c'è l'appeso si tratta sempre della possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, ma è un momento, diciamo così, dove non si può fare altro. Direi che accettare la situazione. C'è anche questo re di bastoni, potrebbe rappresentare un capo, un padre per qualcuno, oppure la persona di interesse, ma con questo due di spade è come se ci fossero dei conflitti, come se ci fossero... o è una scelta da dover effettuare, o è un bivio davanti al quale ci si trova, o sono dubbi, per esempio, interni, quindi vado da un lato o vado dall'altro. Però andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, così riesco a essere più precisa. Allora, partiamo da questo appeso. L'appeso è spiegato dalla carta del giudizio, e dalla luna, ragazzi. Credo che sia qualche cosa che riguarda il passato. Sento anche un po' che risuona il diavolo, nel senso che probabilmente c'è qualche tipo di paura, qualche tipo di questione, ripeto, legata al passato, perché sia la luna che il giudizio sono due carte che parlano di passato. Sento che qualcuno ha bisogno di perdonare. Può essere un'altra persona, potreste essere voi, però ho come questa sensazione di non... Cioè, l'appeso arriva per darvi la possibilità di avere la visione di insieme, che è quella che, diciamo, non riuscite ad avere a fine febbraio. Andiamo a vedere questo re di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo l'eremita, no scusate, il mago, 4 di pentacoli e 10 di coppe. È come se qualcuno non si sentisse libero di fare certe cose per una questione di pace familiare. O potrebbe essere pace aziendale, nel senso, se per voi risuonasse come una stesa di lavoro. Le stese di lavoro sui single, e poi ne ho fatta una nuova sull'economia, le trovate comunque online. Adesso quella dell'economia è già pubblica e la trovate nell'elenco dei video scorrendo col dito.
mentre le altre due le pubblicherò prossimamente, però le potete poi integrare con questa lettura. Sta di fatto, ragazzi, che qui ho come la sensazione che appunto ci sia una sorta di impedimento ad agire, ehm, un po' per la situazione statica del peso, dove magari non si vedono le cose nel loro insieme, dove magari c'è ancora, diciamo, un'energia che rivanga il passato. Però sì, è proprio la sensazione di non azione quella che ho. Andiamo a vedere il 2 di spade. 9 di spade. Eh sì, di nuovo una carta che mi parla di preoccupazioni inerenti al passato. È come se... Allora, se per caso questo re di bastoni fosse una persona che ritorna dal passato, perché potrebbe anche essere, non lo vedo per molti, ma per qualcuno potrebbe essere, il bivio qui potrebbe essere se ricominciare una relazione con questa persona, che sia una relazione affettiva, che sia una relazione lavorativa, una relazione, oppure no, fondamentalmente. Ci sarebbe, vi dirò, per molte persone risuona come una stesa romantica. C'è la voglia di creare una sorta di armonia o in questa situazione o in questa relazione. Ma ripeto, ci sono tante proiezioni del passato, tanti pensieri, tante cose non risolte, tanti dubbi che sono rimasti ancora con il punto interrogativo che vi fanno venire tutti questi dubbi di cui ci parla il 2 di spade. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. Abbiamo la temperanza, eh sì, si parla proprio di equilibrio o disequilibrio. E il cavaliere di spade. Rinnovo il fatto che si voglia iniziare qualcosa, ma è come se non si riuscisse a concretizzare. Vi dirò che potrebbe esserci uno dei due che scappa, che tende comunque a fuggire, ecco, a fuggire dalle risposte quando fate domande, a fuggire dalle responsabilità. È come se qualche cosa appunto non si concretasse. Andiamo a vedere il mondo, ragazzi. Re di bastoni nuovamente e cavaliere di pentacoli. Wow, queste due energie si ripetono. Allora, devo dire che per qualcuno questo mondo fa riferimento a un viaggio, uno spostamento o a un trasferimento che vi darà la possibilità, mi viene quasi da dire, di rallentare il passo, in modo da riuscire ad avere più chiaro questa questa situazione, ad avere, diciamo, una visione un po' più ampia di questa situazione. Quello che manca è l'equilibrio in questi 15 giorni, nel senso che è come se qualcuno tendesse a tenersi le cose dentro per amor di pace, come vi ho già accennato prima, però è un qualche cosa che non porta da nessuna parte, non porta alla concretizzazione che voi aspirate. Qui abbiamo il mondo, quindi si tratta o di una chiusura di un ciclo oppure appunto di uno spostamento, magari di un viaggio. Io ho la sensazione che sia, perché poi dopo abbiamo anche la stella, quindi ho la sensazione che sarà come un cambio di rotta o la fine di un certo tipo di discussione o di situazione all'interno di una relazione. Per qualcuno, ragazzi, può essere la conclusione della relazione stessa, eh. Andiamo a vedere la stella. 5 di bastoni. E cavaliere di coppe. Guardate ragazzi, io ho l'idea che se vogliate ripristinare l'equilibrio con questa persona o in questa situazione o in questa relazione, dobbiate lasciare un pochettino perdere, diciamo, i dettagli, le piccole cose, diciamo, sorvolare. Ma soprattutto quello che sento è come se vi dicessero con questa stella di puntare nuovi obiettivi. È una carta che fa anche riferimento alla legge di attrazione e alla legge di manifestazione, quindi ho come la sensazione che qua vi dicano proprio di focalizzarvi, diciamo, su cose più in alto. Ecco, ho come questo tipo di sensazione, cioè lasciare stare le cosette e puntare alle cosone, cioè lasciar stare per esempio le spesucce, vi faccio un esempio per farvi capire, no? Però focalizzarvi sugli investimenti da fare magari.
È come se vi dicessero di non focalizzarvi troppo sul piccolo, perché è quello che qua vediamo che è un po' come se mancasse la visione di insieme, no? E qui vi dicono di riprendere proprio questa visione di insieme che manca qui. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. Diavolo. Appeso, e sole. Guardate, diavolo è appeso, diavolo è appeso. La cosa interessante è che qua c'è la luna e qua c'è il sole. Polarità femminile e polarità maschile. Scusate, ho detto una stupidaggine. Polarità positiva e polarità negativa, oppure divino femminile, divino maschile. Ehm, Ragazzi, qua con questo Cavaliere di Pentacoli vi consigliano di fare un passo per volta. Va bene andare incontro agli altri, va bene trovare nuovi obiettivi, però appunto, considerato che abbiamo ancora questo diavolo qui a fine lettura, può esserci un qualche questione, magari anche proprio monetaria, che vincola. Anche qui lo vedo perché abbiamo l'asso di pentacoli. Questa cosa che non si concretizza potrebbe essere per difficoltà monetarie, potrebbe essere perché appunto ci sono varie spesucce che portano un pochettino fuori dal budget, però sostanzialmente quello che vi dicono è di fare un passo alla volta. Io questa, allora, innanzitutto sono tre arcani maggiori per spiegare un arcano minore, quindi vi dico qui è bello potente il messaggio. Fondamentalmente è un po' un vedete da un altro punto di vista quello che adesso sentite come un vincolo per andare verso l'espansione. Vi ricordo che questo è il sole, quindi espansione, chiarezza mentale, abbondanza, prosperità, crescita. Si tratta, ragazzi, di capire che cos'è che vi condiziona, soprattutto se sono questioni legate al passato, perché io lo sento tanto legato al passato con queste due carte, come se ci fosse qualche cosa che vi ridonda nel cervello e che non riuscite a lasciare indietro. Però qua è necessario con la carta della temperanza passare attraverso un processo di guarigione e di riequilibrio di quello che, diciamo, volete fare per gli altri e di quello che invece sentite dover fare per voi. Andiamo a vedere, è come se qui ci fosse più polarità, più divino femminile, perché si parla di una situazione un po' statica, mentre qua con il sole sento che si inizia ad agire. Quello che prima qui non si riusciva a fare, qua si inizia. Scusate. Allora, andiamo a vedere con Osho che consiglio ha da darvi. Il silenzio, ragazzi, è di nuovo la carta della stella. Senso di colpa e miseria. Wow. Credo che questo sia un po' quello che vi vogliono dire, cioè, come se fossero le vostre paure, no? Qui il fatto di rimanere attaccato, e ve lo dico perché qui abbiamo un 4 di pentacoli che ci parla di attaccamento, ad una certa situazione per una questione monetaria. Probabilmente qualcuno qui ha o paura di finire, diciamo così, nella miseria, perché questo è un 4 di pentacoli, oppure c'è una sorta di senso di colpa nel agire, nel puntare a nuovi obiettivi, soprattutto se è una relazione lavorativa, perché magari non siete completamente convinti del progetto e potrebbero arrivarvi dei sensi di colpa nel caso sprecaste, tra virgolette, il denaro. Tenete presente, ragazzi, che quando si decide di partire con un progetto, di solito, c'è un investimento iniziale da fare. Quei soldi lì, una volta che li investite, è come se li doveste considerare persi. Perché se va bene la faccenda li recuperate, però se l'attività, il progetto dovesse andare male, voi quei soldi lì li avete già dati per persi, non rimanete più attaccati al vabbè, faccio un lavoretto a basso costo perché devo rientrare dei miei. No, dateli già per buttati. Così, nel senso, non c'è quel senso di colpa così forte nell'aver sprecato, tra virgolette, il denaro, anche perché quello che penso io è che l'investimento iniziale è X e non è un provo in un progetto e se non va sono un fallito, ho buttato via dei soldi. Questo è per questo tipo di progetto faccio questo tipo di investimento. Può funzionare, può non funzionare. Vediamo come va.
fondamentalmente, perché l'umano tende a, come si dice, a identificarsi con il risultato. Quindi nel momento in cui c'è la paura di fallire, è come se ci si identificasse a livello egoico con il fallimento. Però i tentativi che facciamo di progetti lavorativi sono appunto tentativi, uno prova e finché non prova uno non sa se può andare bene o no. C'è una frase che ho letto, non mi ricordo più dove, ma mi è piaciuta tantissimo, mi è proprio rimasta impressa. La differenza tra un perdente e un vincente è che il vincente non si arrende tra una sconfitta e l'altra. Per la serie, tutti andiamo a tentoni, proviamo un'attività, proviamo un progetto e poi si vede se così il progetto non va, posso prendere lo stesso progetto, rimischiare le carte, proporlo in un altro modo o cambiare del tutto progetto. Quindi alla fine il punto è non arrendersi, perché è come se allora, la prima volta che uno tenta un progetto, può essere che sì, ci sia una sorta di idea, ma che diciamo a livello energetico le cose non siano ancora pronte. Quindi si prova il secondo e il terzo e magari anche il quarto. Ad un certo punto è come se questi progetti iniziali fossero come degli esercizi per arrivare poi al progetto vincente. Ok? È come se si dovesse in un certo senso passare attraverso certe sconfitte per riuscire ad arrivare alla vittoria, no? Ma anche uno sportivo, quando si partecipa ad una gara per la prima volta è difficile vincere subito la prima volta, ci vogliono 2 o 3 gare magari. E qui funziona allo stesso modo, però sento che questo senso di colpa e il senso della miseria vi attanagliano e con questa carta silenzio che ha gli occhi chiusi, quindi rivolti verso l'interno, un po' come se vi dicessero cercate di capire che cosa vi fa sentire in colpa, cercate di capire che cosa vi condiziona, che cosa vi stringe, che cosa vi fa sentire schiavi, qual è l'attaccamento, a che cosa più che tutto vi state attaccando? Alla sicurezza economica, al fatto che ci sia qualcuno che si occupa a posto vostro di certe responsabilità? Non so, io sto sparando a caso per darvi degli spunti di riflessione, non dico che sia così. Va bene, andiamo a vedere ancora una di queste carte per ehm, darvi un pensiero su cui riflettere. Cerco il desiderio inespresso, dietro la mia paura. E arriva qui esattamente, con la luna. Bellissima questa carta, probabilmente qualcuno ha paura di, mi viene da dire, fallire, di andare in miseria. E qui qual è il mio desiderio? Cos'è che vorrei fare, che però ho paura di fare? Amici del cancro, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi o condividere il video, oppure se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale oppure scrivermi un'email. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!